Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e come vedete oggi siamo qua con Sways che abbiamo già recensito, ma anche con Trendsetter, Prism, Runway Diva e Miss Divine. Perché? Perché vi ho fatto scegliere tra tutte loro su Instagram chi volevate vedere recensita oggi. Quindi andiamo subito a prendere il mio telefono, apriamo Instagram, andiamo sulle storie, andiamo avanti e vediamo, eccola qua. Questa è la storia dove vi ho chiesto appunto chi volevate vedere recensita e con il 33% ha vinto Runway Diva. Quindi ragazzi, oggi iniziamo proprio da lei. Ed eccola qua la vincitrice del nostro sondaggio. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, andate subito a seguirmi anche voi su Instagram, dove appunto vi lascio chi vedere recensita per prima, quindi correte a seguirmi. Detto questo, andiamo subito a vedere la sua scatola, che ovviamente è identica alla scatola di Sways, come lo sarà per tutte le bambole di questa linea LOL OMG Queens. Da questo bello. Qui in alto invece troviamo il logo LOL OMG Queens, qui più in basso la solita descrizione, eventi sorprese, unbox fashion e bla bla bla, e invece in questa targhettina dorata qui sotto troviamo il suo nome. Da questa parte invece c'è questa specie di vetrina che ci lascia vedere la bambola all'interno. Su un lato della scatola, come sempre, troviamo la sua sorellina LOL Surprise, invece sull'altro lato, sempre come in tutte queste scatole su questo cartoncino riflettente olografico, troviamo di nuovo, ma molto più in grande, il suo nome, Runway Diva. Anche il retro della scatola è ovviamente con qui di nuovo l'artwork della nostra bambola, da questa parte il logo LOL OMG Queens ovviamente, e qui al centro invece la solita frasetta ripetuta in 1000 lingue, per fortuna come dico sempre tradotta anche in italiano, che dice: le queens aderiscono alla loro essenza, lo stile libero e fiero e celebrano le differenze. Come anche l'altra volta non capisco cosa voglia dire questa roba, ma ok. Poco più in basso ci dicono di collezionarle tutte, proprio perché in questa linea ci sono anche Miss Divine, Sways che abbiamo già visto e ovviamente anche Prism. Come vi ho già detto ne manca una, ma prima o poi riuscirò ad acquistare anche lei, anche se ha un prezzo veramente altissimo. E sto parlando di Splash Queen. Da questa parte c'è di nuovo un logo fatto in finta cera lacca che ci dice che all'interno ci sono 20 sorprese. Ora però come sempre corriamo ad unboxare, anche perché voglio capire se quelle macchie che ci sono qui sono macchie di gel oppure di qualcos'altro. Io ovviamente spero sia gel. Una volta deboxata volevo mostrarvi anche lo sfondo della sua scatola, che trovo essere veramente molto bello, perché come vedete c'è qui intorno tutta questa cornice di questi cristalli veramente bellissimi. Ma iniziando a guardare Runway Diva dal suo viso, purtroppo ragazzi, quelle sbavature trasparenti che c'erano viene dato sopra gli occhi e credo anche sulla bocca per incollare i brillantini, che è andato un po' ovunque. Questa cosa mi fa alterare tantissimo, anche perché dovrò andare a cercare di rimuoverlo con dell'acetone, prestando veramente molta attenzione a non togliere il colore della stampa del suo viso, ma ragazzi l'avevo già cambiata una volta anche questa e quindi ormai me la terrò così. È assurdo comunque che queste bambole stiano arrivando sempre piene di difetti, ma facciamo finta di niente e andiamo a recensirla. Come vediamo i suoi occhi sono azzurri, sopra gli occhi ha un ombretto veramente molto bello perché inizia di questo colore verde acqua per poi finire con un viola, con in mezzo proprio una sfumatura fatta benissimo. Sopra l'ombretto c'è anche una linea leggerissima di una specie di eyeliner argentato. Le sue sopracciglia sono ovviamente completamente dritte, purtroppo non hanno la forma che avevano quelle di Sways e sono castane, completamente glitterato viola. L'ultima cosa che notiamo sul suo viso, oltre a un sacco di blush, sono questi baby hair che hanno disegnato qui lungo l'attaccatura dei suoi capelli. Fatti molto bene, ovviamente tutti viola, perché sono proprio in corrispondenza della parte viola dei capelli, un pochino più chiaro qui sopra e di un viola un pochino più scuro su tutto il resto della testa, e sono raccolti in una specie di coda qui in alto, che non è propriamente una coda perché è una cosa abbastanza particolare, perché se andiamo a vederla un pochino meglio è praticamente una treccia, ma è una treccia con delle ciocche che fuoriescono. Anche da questa parte vediamo queste ciocche lasciate proprio fuori
e non è un errore, è proprio stata fatta così perché lo vediamo anche nel suo artwork, che appunto ha tutte queste ciocchettine che penzolano al di fuori della treccia. Questa treccia è veramente lunghissima perché arriva fino a terra e forse anche quasi un pochino oltre, e se la guardiamo un pochino meglio da vicino vediamo che oltre ad essere di due colori e oltre ad avere queste ciocchettine che fuoriescono, a un certo punto diventa più sottile. Sicuramente questa sarà la prima cosa che andrò a qui all'interno. Non ho capito come mai ci siano questi elastici buttati un po' a caso, non so perché, guardate anche qui c'è questo elastico, quindi sicuramente andrò a rifargliela. La terrò comunque un pochino così rovinata proprio come vogliono loro, che sarebbe appunto il suo stile, ma andrò sicuramente a sistemarla perché così la trovo un pochino brutta. Iniziando a guardare cosa indossa, vediamo subito che porta questi orecchini argentati che sembrano semplicemente due orecchini pendenti molto semplici con due catenine, uguali ovviamente su entrambi i lati, e invece scendendo e iniziando a guardare il suo outfit, la prima cosa che vediamo è questo accessorio completamente argentato di plastica rigida che è composto qui sopra da questa collana, da questo collier veramente enorme, collegato da 3 catenine, ovviamente sempre di plastica, che si collegano a questa mega cintura qui sotto che le fa proprio tutto il giro attorno alla vita. Credo che dovesse essere un pochino più così, un pochino più stretta, però prima di giudicare voglio andare a vederla vestita completa, perché poi magari effettivamente c'è un senso se è così un pochino più largo. Adesso però vado a rimuovere tutto perché voglio vedere cosa indossa sotto, e sotto indossa questo completo a 2 pezzi, anzi sarebbero 3 pezzi, perché sotto abbiamo anche le mutande della stessa stoffa che sono attaccate a queste calze, ma le vedremo tra un secondo. I 2 pezzi sopra sono fatti della stessa identica stoffa e il primo è ovviamente questo top che mi piace molto anche se è molto semplice, ha le spalline nere, questa stoffa uguale a tutto il resto del suo vestito che come vedete ragazzi è super iridescente perché ha dei riflessi che vanno dall'azzurro al viola e quasi al verde, veramente molto belli, e ci sono proprio qui lungo le tette queste cuciture fatte molto bene. Più in basso invece vediamo la sua gonna, che è una gonna tipo a palloncino e dove potete credo vedere meglio tutti i riflessi che ha questa stoffa veramente bellissima, con la parte qui in vita più stretta, più liscia diciamo, e invece la parte finale tutta arricciata, dove all'interno c'è anche un... non l'avevo mai vista, non sarei mai riuscito ad inventarmi una gonna del genere, ma invece vi devo dire che vedendola realizzata mi piace veramente tantissimo. Su entrambe le braccia indossa questi manicotti che non sono altro che le calze a rete che lei indossa sulle gambe messe sulle braccia, ovviamente cucite in un tubicino un pochino più piccolo. Sono completamente nere ma con all'interno del filato anche dei brillantini qua. Già che ci sono vi faccio vedere anche che sulle sue mani indossa lo smalto come su tutte le OMG e nel suo caso è uno smalto argentato. Come vi dicevo, sotto a questa gonna indossa queste mutande che sono collegate alle sue calze e le sue calze come vedete sono appunto le stesse identiche, sono fatte con lo stesso identico materiale che compone i manicotti che ha sulle braccia. Con lei ovviamente arriva lo stand che in questo caso è semi trasparente viola con i glitter argento, con ovviamente anche un adattatore. Non ne mettono più 3, ce ne sono solamente 2, ma direi che vanno benissimo. Il terzo mi sembrava sempre un pochino inutile. Ovviamente arriva anche la solita spazzolina inutilissima Lolo MG, la solita cartolina, chiamiamola cartolina, dove c'è l'artwork della nostra bambola all'interno della cornice, proprio come se fosse il quadro, e sul retro abbiamo quello che era lo sfondo della scatola, quindi il suo trono. Poi arriva anche questo invito al party, l'artwork e una frasetta su di lei, e poi direi di iniziare con i sacchettini. I sacchettini che come vi ho già detto in questa linea sono tutti di carta e in questo qui ci sono all'interno le scarpe che sono stranissime ragazzi perché sono fatte di plastica completamente trasparente con i lacci colorati di nero e anche un dettaglio della suola, ma sono ricoperte completamente di questi glitter bianchi e ne perde anche decisamente una valanga, che le fanno però sembrare quasi delle scarpe ghiacciate. Sembrano veramente appena uscite dal freezer piene di brina e mi piacciono da morire. Non so che senso possono avere con lei, ma mi piacciono da impazzire. Nel sacchettino con la corona invece troviamo questi occhiali molto carini, credo che sia la prima volta che li vedo, perché sono tutti argentati con una mezza lente, perché appunto non coprono, con anche al centro delle lenti queste due specie di gocce, sempre ovviamente argentate. Mi piacciono molto, poi però ovviamente dovremmo vedere come le stanno addosso. Assieme agli occhiali troviamo anche questi 6 fermagli che sono praticamente delle specie di
gemme, fatte però come vedete di questa plastica argentata e di questa plastica invece colorata d'argento, infatti una risulta grigia e l'altra risulta veramente molto più metallizzata, e vanno inseriti nella sua treccia, lungo tutta la treccia dove preferiamo. Nell'ultimo sacchettino, quello con disegnata la pergamena, invece troviamo la sua borsetta che, ragazzi, anche in questo caso è veramente molto bella, ma anche questa perde un sacco di glitter. Le cose di MJ non le ho mai viste perdere glitter, ma questa bambola praticamente le compensa tutte, perché sta perdendo glitter lei anche per tutte le altre. Comunque molto bella anche questa borsetta, fatta quasi a prisma, a gemma, non lo so, non si può aprire, ma ha questo manico fatto tutto di queste palline argentate. Vi giuro che c'è qui sotto il mio tavolo che è pieno di glitter. L'ultima cosa che arriva con lei ovviamente è questo sacchetto dove troviamo all'interno l'ultimo pezzo del suo abito, l'ultimo pezzo del suo outfit, che come vediamo è completamente nero con tutti questi diamanti disegnati sopra, ovviamente argentati. E all'interno fatta di questa stoffa bianca con tutti questi, non saprei come chiamarli, sembrano quasi filetti di plastica che riflettono però in verde e in rosa. Il colore è particolarissimo, anche se la forma, oltre a questo collo veramente molto ampio, la forma è veramente molto semplice, ma sono sicuro che le starà benissimo. E questa, ragazzi, è Runway Diva con tutto quello che arriva assieme a lei, tutto il suo outfit completo, i suoi accessori sui capelli, qualsiasi cosa gliel'ho messa addosso così da vederla assieme, e devo dire che alcune cose mi piacciono molto. Ad esempio l'idea di questi accessori le sta molto meglio di quello che pensavo, risalta veramente un sacco su di lei, ma questa cinturina continuo a non capire bene il senso. La parte frontale mi piace, ma qui a lato dovrebbe appunto stare un pochino più stretta. Forse le metterò un elastico, ma non le donano particolarmente, però ovviamente è sempre una questione di gusti. Quindi, ragazzi, questa era Runway Diva con tutto quello che arriva assieme a lei, con il suo outfit completo, con tutti i suoi accessori, con tutto quello che appunto troviamo nella scatola. Che dire, mi piace molto, mi ha stupito, mi piace molto di più di quello che pensavo. Ho iniziato a recensire lei solo perché la vedo ultima, perché Prism mi ispira ancora meno. Però mi ha stupito, i suoi colori sono bellissimi, la giacca le sta benissimo, devo ovviamente andare a rifarle questa treccia perché è abbastanza un disastro. Per quanto abbiamo capito che MJ volesse renderla un po' un disastro, questa è veramente disastrosa, non sembra fatta apposta così, ma sembra semplicemente venuta male, e mi fa arrabbiare tantissimo il difetto sul viso. Spero di riuscire a sistemarlo in un modo decente, spero di non fare danni, ma per fortuna ho notato che con gli occhiali comunque non mi dispiace ed eventualmente glieli lascerò addosso per nascondere un pochino appunto questo difetto. Detto questo, ora aspetto di sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, fatemi sapere se lei vi piace oppure no, visto che appunto avete deciso lei come preferita da vedere subito senza aspettare troppo tempo, e ragazzi spero anche che questo video vi sia piaciuto, quindi fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e seguendomi anche su Instagram e TikTok. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.